Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Gli italiani si sentono davvero molto fighi a usare le parole inglesi. La tipa mi ha lasciato un like. Grande! Io invece questa mattina in palestra ho allenato il core e poi ho fatto un po' di leg and butt workout che fa sempre bene. Ok, ora però vado perché ho un meeting online con il mio boss. Tuttavia c'è una parolina inglese che ci snerva tantissimo perché la usiamo davvero molto spesso. Stiamo parlando della parola ok. Ma non preoccupatevi se anche voi siete tra quelli che fanno un uso eccessivo di questa parola inglese, perché in questo video vedremo tutte le alternative italiane alla parola ok. Dunque, innanzitutto bisogna precisare che la parola ok viene utilizzata come una sorta di passepartout, cioè in tantissimi contesti diversi con altrettanti significati diversi. E ovviamente ogni significato ha la sua alternativa in italiano. Il primo uso di ok è il più classico, ovvero come risposta per dare consenso, approvazione, per rispondere affermativamente a un comando o una richiesta, dicendo che abbiamo intenzione di soddisfarli, di portarli a termine. In questo caso le alternative italiane per ok sono va bene e d'accordo. Sono entrambe neutre, nel senso che indicano che faremo ciò che ci viene chiesto, senza lamentarci ma anche senza troppo entusiasmo. Mi passi a prendere, per favore? D'accordo. Andiamo a ballare stasera. Va bene. Se dette con un'intonazione un po' allungata e leggermente sarcastica, indicano che faremo quanto chiesto, ma ce ne stiamo lamentando perché davvero non vorremmo farlo. Andiamo a fare shopping? Va bene. Negli stessi casi, vale a dire come risposta a un comando o una richiesta, come alternativa a ok, possiamo usare certo, ma certo o altro che, le quali, dette con intonazione vivace, sottolineano il nostro entusiasmo nel fare quanto chiesto. Abbiamo vinto la lotteria! Compra lo champagne, quello originale! Altro che, siamo ricchi ora. Andiamo a prenderci un caffè. Ma certo, ho proprio bisogno di un po' di caffeina, ho sonno. Ok si usa anche quando qualcuno vi sta dando un consiglio, un suggerimento, un chiarimento o delle spiegazioni su come fare qualcosa e voi volete dimostrare che state seguendo un ragionamento, che non avete dubbi e che quella persona può proseguire. In questo caso potreste usare le alternative ho capito, oppure ha senso, o ancora tutto chiaro, magari annuendo e aggiungendo Fare una live su Instagram è molto facile. Devi solo aprire l'app, cliccare sulla tua foto profilo dove dice Your Story, scorrere fino a quando trovi live e cliccarci su. Tutto chiaro, ne farò una più tardi. Forse dovresti assumere un assistente, la tua agenda è un caos. Ha senso, ne cercherò una. Quando parlerai al pubblico durante la conferenza, prova a guardare il vuoto e non fissare nessuno in particolare, così non sarai distratta e non dimenticherai quello che devi dire. Ho capito, cercherò di seguire questi consigli. Ok si usa anche per concordare qualcosa con qualcuno, per dire a quella persona che l'idea sembra buona, che si è raggiunto un accordo e che se ne rispetteranno le condizioni. In questo caso potrebbe essere sostituito da espressioni come siamo intesi, ci siamo intesi, perfetto, abbiamo un accordo o ancora mi sembra eccellente. In contesti formali o anche in contesti informali in maniera scherzosa, queste espressioni possono anche essere accompagnate da una stretta di mano. Inoltre è anche possibile usarne due in combinazione. La nostra banca le concederà il prestito che ha richiesto, deve solo rispettare le scadenze dei pagamenti delle rate e non ci saranno problemi. Perfetto, mi sembra eccellente, la ringrazio. Ti aiuterò con quel nuovo programma sul tuo computer a patto che tu mi dia una mano con il trasloco domani. Siamo intesi, ma dopo il trasloco andiamo a mangiare una bella pizza. Abbiamo un accordo. Ehi,
La professoressa di storia è venuta ad interrompere il video per farvi una domanda. Tutti noi usiamo la parola ok, ma chi di voi ne conosce l'origine? Non lo sapete? Per fortuna ci sono io qui. Allora, dovete sapere che ci sono varie ipotesi sull'origine di questa parola, ma quella che sembra la più accreditata, e cioè la più probabile, è che risalirebbe alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti, durante la guerra, alla fine dei combattimenti, i soldati americani giravano per tutto il campo di battaglia per raccogliere i loro morti. La loro triste ricerca proseguiva fino a quando non erano del tutto certi di aver girato, di aver perlustrato il campo in lungo e in largo. Fatto questo, segnavano su una bandiera il numero effettivo dei morti. Per abbreviare, però, scrivevano il numero seguito da una K, che stava per killed, cioè uccisi. Quando non trovavano nessun morto, sulla bandiera scrivevano uno 0, che in inglese si legge O, e una K, OK, appunto. Pertanto, questo suono è ben presto stato associato all'idea di positività ed ha continuato a indicare che tutto andava bene. Grazie professoressa, ma ora continuiamo con il nostro video. Ok si usa anche quando stiamo per cominciare a parlare, quando stiamo per iniziare un discorso. In questo caso, invece di usare ok, possiamo usare le alternative italiane bene, allora o dunque. Bene, come molti di voi sapranno, oggi siamo qui per discutere di un eventuale ampliamento della nostra azienda anche all'estero. Ok, accompagnato da un tono e o un'espressione del viso fredda, si usa anche quando vogliamo velocemente chiudere un discorso, perché ci fa innervosire o perché non ne vogliamo più sapere. Magari se qualcuno ci dice che farà qualcosa che noi non vogliamo che faccia, ma non abbiamo intenzione di dirglielo apertamente per evitare una discussione sull'argomento, oppure se sta parlando da tanto tempo, ma non abbiamo più voglia di ascoltare cosa sta dicendo. In questo caso, in italiano possiamo dire vabbè, che sarebbe in pratica la versione ridotta, nonché un po' sarcastica, infastidita e colloquiale di va bene, o fai come vuoi, che in realtà indica che è meglio se non fai quello che vuoi perché te la potrei far pagare. O, peggio, a volte anche un semplice con la testa che annuisce. Ovviamente, in questo caso, molto probabilmente l'altra persona potrebbe arrabbiarsi, sia che usiate la versione inglese sia che usiate quella italiana. Non avete scampo. Stasera vado a giocare a calcetto con i miei amici. Potrei tornare un po' più tardi. Fai come vuoi. Ascoltami, questa cosa potrebbe essere molto utile per noi. Se mettiamo tutte le nostre energie in questa cosa, potrebbe crescere e diventare qualcosa di grande e... Vabbè, che ne pensi di questa foto? Pensi che possa postarla sui social? Ok, si può anche usare insieme a tutto come risposta a come stai o come va. Come va? Tutto ok. Ma è sempre possibile sostituirla con altro come per esempio bene, tutto bene o a posto, tutto a posto. Ciao, da quanto tempo? Come stai? Tutto a posto, nessuna novità. E tu? A questo proposito, se siete stanchi del solito botta e risposta come stai, bene e tu, vi ricordo che ho realizzato un bellissimo e divertentissimo video proprio su questo argomento. È davvero un video imperdibile se volete stupire gli italiani e dimostrare loro che non avete imparato solo la classica versione dei libri. Trovate il link per il video nella card o nella descrizione. Infine, ok si usa anche come aggettivo per riferirsi a qualcosa o qualcuno che, tutto sommato, va bene, che non è male. In questo caso possiamo usare altri aggettivi decisamente più italiani come giusto, buono, non male, niente male per le cose, oppure per bene, a modo, bravo per le persone. Hai visto il nuovo fidanzato di Valeria? Che ne pensi? Sì, l'ho conosciuto alla sua festa ieri, mi sembra una persona per bene. Tu cosa ne pensi? Non so, a me non è sembrato un ragazzo troppo ammuto, ha qualcosa di sospetto, ma forse è solo una mia impressione. Il regalo che le ha fatto non era male però, ha buon gusto il ragazzo. Forse, ma non era il regalo giusto per Valeria, perché non mi sembrava molto entusiasta.
Bene, questo è tutto per quanto riguarda la parolina ok. E voi la usate spesso quando parlate italiano? Fatecelo sapere nei commenti. Ma soprattutto fateci sapere se vorreste altri video come questi in cui vi diamo alternative italiane a parole inglesi ormai integrate nella lingua italiana. Se invece preferite utilizzare le parole straniere quando parlate in italiano, allora non perdetevi il video che abbiamo realizzato dedicato proprio alle parole straniere perfettamente integrate nella lingua italiana. Come sempre trovate il link nella card o nella descrizione. E non dimenticate anche di seguire Learnamo su Instagram, Facebook e Twitter. Ci potrebbero essere tanti contenuti interessanti. Ma anche sul nostro sito www.learnamo.com, dove potete trovare tutte le nostre lezioni di italiano, grammatica e cultura, ma anche tantissimi esercizi. Ci rivedremo prestissimo. Ciao!